Sulla base di studi condotti nell'arco di oltre 20 anni, alcuni scienziati ultimamente hanno affermato che è possibile ritardare, se non addirittura invertire, il processo di invecchiamento cellulare con l'aiuto della medicina e con poche e semplici abitudini in modo da mantenersi in forma e ottenere una vita più lunga e più sana. Il professor David Sinclair dell'Università di Harvard, per esempio, crede che presto sarà possibile invertire il processo di invecchiamento cellulare con la medicina, con sostanze ancora in fase di sperimentazione che probabilmente nel corso del tempo porteranno l'essere umano a vivere più a lungo, molto più a lungo. E non parliamo del solito titolo clickbait che becchi su YouTube, ma di una ricerca condotta da varie università e del successo nell'aver fatto letteralmente ringiovanire dei topi. E te mi dirai come ringiovanire dei topi? Ebbene, segui il video fino alla fine, così capirai di che cosa parlo. Il Dipartimento di Ricerca Biologica presso l'Università del New South Wales per l'Australia e il Dipartimento del MIT, Massachusetts Institute of Technology degli Stati Uniti, sono responsabili di un laboratorio per l'Università di Harvard e stanno tuttora indagando sul motivo per cui invecchiamo, così da riuscire a comprendere meglio il processo, riuscendo magari ad attenuarlo o addirittura a invertirlo. In questo episodio parleremo di scienza di frontiera e di vita, esatto, di vita umana e di quanto possiamo migliorare la nostra biologia studiandola. Pensate che il settore anti-invecchiamento, signori, è in netta crescita e la banca Merrill Lynch ha valutato per il 2019 che questo settore ha già un fatturato di 110 miliardi e che entro il 2025 raggiungerà addirittura i 600 miliardi. Il dottor David Sinclair, di cui hanno parlato molti articoli ultimamente, non è esattamente l'ultimo dei tardigradi, ma è attualmente professore di genetica presso la Harvard Medical School, consulente di una manciata di aziende di biotecnologie che ha scritto un bestseller chiamato Lifespan, Perché invecchiamo e perché non dovremmo farlo. Esperto di epigenetica, e quindi nel particolare studio del DNA che esplora i cambiamenti nelle funzioni cellulari, ha fondato un'azienda nel 2023 chiamata Telly Health con l'obiettivo dichiarato di cambiare il modo in cui invecchiamo proprio a livello cellulare e genetico. E ciò che ha scoperto è che non esiste a livello genetico nessuna legge biologica che ci dice che dobbiamo invecchiare. E vi prometto che durante il corso del video farò del mio meglio per spiegarvi che cosa significa. Gli esperti non hanno identificato una vera e propria motivazione, ma semmai un insieme di evidenze che dimostrano una cosa e una soltanto: la perdita di informazioni. Una delle cause è la causa di molte, se non di tutte le altre. Otteniamo due tipi di informazioni per il corpo, che ereditiamo dai nostri genitori e che influenzano il nostro ambiente e il nostro tempo. Una è l'informazione digitale e quindi il codice genetico, e l'altro è analogico, l'epigenoma, ossia il sistema della cellula che controlla quali geni possono essere attivati o disattivati in un determinato momento. Con il tempo, l'epigenoma inizierà a perdere informazioni proprio come fanno i CD per i graffi e le cellule perderanno la capacità di attivare i geni corretti al momento giusto e in questo modo perderanno la loro funzione. Il dottor Sinclair ha detto che siccome da specie a specie l'invecchiamento si adatta a tassi molto diversi, il CD dipende anche come lo tieni. Se lo tieni bene e te ne prendi cura, avrà molti meno graffi e sostiene che prima di ogni altro studio devi essere in grado di eliminare i fattori di rischio di determinate malattie e riuscire a gestire al meglio la tua biologia per attenuare i sintomi dell'invecchiamento. Fatto questo, ultimamente lui e il suo team hanno sostenuto pubblicamente a testate giornalistiche di spicco come per esempio il New York Times che in laboratorio, prettamente in fase teorica e semisperimentale, sarebbe possibile invertire l'invecchiamento cellulare perché la nostra biologia, come il nostro DNA, più progredisce la scienza e più diventano modificabili. Che cosa significa invecchiare? Da un punto di vista scientifico, signori, si tratta di un fenomeno naturale che comporta un progressivo indebolimento di varie funzioni dell'organismo. Le cellule faticano a rigenerarsi, gli organi tendono a danneggiarsi sempre più facilmente e i processi cerebrali regrediscono.
Nel complesso, l'invecchiamento rende più fragile l'organismo e di conseguenza lo espone a molti più rischi, aumentando esponenzialmente la possibilità di morte per varie cause. L'invecchiamento quindi lo espone a maggiori rischi patologici, per esempio l'insorgenza di un cancro o del diabete. Ma perché invecchiamo? Le cellule che dimostrano i primi segni di decadimento sono i fibroblasti, ossia gli elementi più numerosi del tessuto connettivo del corpo, impegnati a tenere insieme i vari tessuti del nostro corpo, a mantenerli coesi, meccanicamente funzionali e funzionanti, elastici e resistenti. Ed è stato osservato in laboratorio che durante il processo di invecchiamento si formavano dei buchi che lasciavano scoperto il DNA che si danneggiava e a sua volta innescava un vero e proprio effetto a catena. Questa perdita di integrità, chiamiamola così, che parte dai tessuti, genera stress e segnali di allarme nelle cellule, che potrebbero interpretarla di conseguenza come un'infezione. La cellula vecchia, quindi, è una cellula con un'anomalia attivazionale di sistemi di allarme che prevedono un continuo stato di allerta, tipico proprio dell'invecchiamento cellulare. E indovina? Determinati studi hanno dimostrato che lo stress, l'effetto a catena e lo stato di allarme cellulare potrebbe essere rallentato se non bloccato del tutto e invertito, preservando l'attività biomeccanica dei tessuti e bloccando i processi meccanici dell'infiammazione, dell'infezione e del contagio dell'informazione dannosa. Ebbene sì, ti sembrerà incredibile, ma nel laboratorio del biologo molecolare David Sinclair alla Harvard Medical School, i vecchi topi stanno ringiovanendo. Usando proteine che possono trasformare una cellula adulta in una cellula staminale, Sinclair e il suo team hanno fatto quello che può tranquillamente essere chiamato un miracolo. Hanno reimpostato le cellule che invecchiano nei topi a versioni precedenti di se stesse. Vi rendete conto? Nella prima scoperta del suo team, pubblicata alla fine del 2020, vecchi topi con problemi di vista e retine danneggiate potevano improvvisamente vedere di nuovo. Ha letteralmente donato la vista a topi ciechi che sono arrivati ad avere una vista che a volte rivaleggiava con quella della loro prole più giovane. Il dottore, durante un evento di salute e benessere presentato in collaborazione con la CNN, chiamato Life Itself, ha detto che ciò è un ripristino permanente della biologia e, osservando gli studi sulle cavie animali, per quanto ne sappiamo potrebbe tranquillamente trattarsi di un processo universale che potrebbe essere tranquillamente applicato in tutto il corpo per ripristinare la nostra età biologica. Se invertiamo l'invecchiamento, molte malattie non dovrebbero verificarsi. E il professor Sinclair afferma che oggi disponiamo della tecnologia e della scienza per essere in grado di vivere fino a 150 anni senza preoccuparsi di contrarre il cancro a 70, malattie cardiache a 80 e l'Alzheimer a 90. Questo, cari signori, è il mondo che sta letteralmente arrivando e, osservando i risultati ottimali sulle cavie e il settore in netta evoluzione che passerà dai 200 ai 600 miliardi di dollari di fatturato nei prossimi anni, possiamo affermare con fermezza che non si tratta di ma e di se, ma letteralmente di quando, e per la maggior parte di noi accadrà nel corso della nostra vita, perché parliamo di 20 o 50 anni. Vi rendete conto di che cosa significa topi che ringiovaniscono? Tramite trattamenti igienici? Riescono a regredire la propria biologia e a curare patologie date dall'invecchiamento cellulare, cioè, vi rendete conto? Parliamo di quella che fino a 20 anni fa era fantascienza, robe da film becero di fantascienza, che a quanto pare però sono diventate realtà. E l'approccio di determinati ricercatori di trattare l'invecchiamento stesso in ambito accademico di altissimo livello come una malattia da curare attraverso la ricerca porterà sicuramente a svolte esistenziali che da qui a 500 anni renderanno irriconoscibile la vita per come la concepiamo noi adesso sul pianeta Terra. Mentre la medicina moderna affronta la malattia, non affronta la causa sottostante, che per la maggior parte delle malattie è l'invecchiamento stesso, ha detto il dottor Sinclair. Sappiamo che quando invertiamo l'età di un organo come il cervello di un topo, le malattie dell'invecchiamento scompaiono, la memoria ritorna e non c'è più demenza. E cari signori, se fosse questa la cura dell'Alzheimer,
Ma ti rendi conto dell'infinito potenziale che questi istituti di ricerca forniranno al collettivo umano? Epigenetica, trattamenti genici e farmaci senolitici che invertono il processo di invecchiamento cellulare. Suona esattamente come l'elisir di lunga vita raccontato nei racconti fiabeschi e speriamo che con il tempo la ricerca in questo ambito progredisca. Nel laboratorio di Sinclair 2 topi siedono uno a fianco all'altro. Uno è l'immagine della giovinezza, l'altro invece è grigio e debole, eppure sono fratello e sorella, nati dalla stessa cucciolata. Solo che uno dei due è stato geneticamente modificato per invecchiare più velocemente e se si potesse implementare l'effetto opposto, se la scienza permette questo, deve per forza di cose permettere anche l'effetto contrario. Il ricercatore biomedico giapponese, il dottor Shinya Yamanaka, aveva già riprogrammato le cellule della pelle umana adulta per comportarsi come cellule staminali, embrionali e pluripotenti, in grado di svilupparsi in qualsiasi cellula del corpo. La scoperta del 2007 infatti gli ha fatto vincere un premio Nobel e le sue cellule staminali pluripotenti indotte sono diventate presto note come fattori Yamanaka. Tuttavia, le cellule adulte sono tornate completamente a cellule staminali tramite i fattori Yamanaka, perdendo la loro identità. Dimenticano di essere cellule del sangue, del cuore e della pelle, rendendole perfette per la rinascita come cellula del giorno, ma pessime nel ringiovanimento. Quello che il team di Sinclair è riuscito a fare è produrre dei fattori Yamanaka, e quindi cellule staminali, che ricordano le loro informazioni e che quindi fanno regredire la biologia ad una biologia fine a se stessa. In realtà tutti i laboratori del mondo hanno affrontato il problema. Uno studio pubblicato nel 2016 dai ricercatori del Salk Institute for Biological Studies della Giolla in California ha mostrato che i segni dell'invecchiamento potrebbero essere eliminati nei topi geneticamente invecchiati, esposti per un breve periodo a 4 principali fattori Yamanaka, senza cancellare così l'identità delle cellule. Questi esperimenti funzionavano già nel 2016 sui topi, però in varie occasioni producevano dei tumori cancerosi. Alla ricerca di un'alternativa più sicura, il laboratorio del dottor Sinclair ha scelto 3 dei 4 fattori Yamanaka delle cellule staminali e li ha aggiunti geneticamente ad un virus innocuo. Il virus è stato progettato per fornire i fattori Yamanaka ringiovanenti alle cellule retiniche danneggiate nella parte posteriore dell'occhio di un topo invecchiato e dopo aver iniettato il virus innocuo nell'occhio, i geni Yamanaka sono stati attivati alimentando il topo con un antibiotico. L'antibiotico è solo uno strumento, potrebbe trattarsi di una qualsiasi sostanza chimica, è stato solo un modo per essere sicuri che i 3 geni fossero attivati. Normalmente sono accesi solo in embrioni in via di sviluppo molto giovani e poi si spengono con l'avanzare dell'età, ma chi di dovere tramite i fattori Yamanaka è riuscito a riattivare geni embrionali curativi e ringiovanenti. Sorprendentemente, i neuroni danneggiati negli occhi dei topi iniettati con le 3 cellule sono ringiovaniti, anche creando nuove proiezioni dall'occhio nel cervello e nuove cellule, e da quello studio originale e inedito tramite il quale in modo pratico in laboratorio hanno agito sui topi con successo, Sinclair ha affermato che il suo laboratorio era riuscito con successo a invertire l'invecchiamento cellulare nei muscoli e nel cervello dei topi e che stavano lavorando su come estendere questo processo all'intero corpo. Ergo, è solo questione di tempo. Il dottor Sinclair ha detto che in qualche modo le cellule sanno che il corpo può resettarsi e sanno ancora quali erano attivi quando erano giovani, che geni. Gli scienziati dei vari team di ricerca pensano di attingere da un antico sistema di rigenerazione utilizzato da alcuni animali, imparando da chi ha già questi geni funzionanti. Quando si taglia l'arto di una salamandra, l'arto ricresce. La coda di un pesce ricrescerà anche un dito di un topo e stiamo imparando tantissimo da una medusa immortale, la Turritropsis nutricola. È letteralmente immortale, sono stati studiati esemplari che hanno 5.000 anni, quindi il concetto secondo cui la biologia in genere è destinata a decadere è semplicemente un concetto errato, sbagliato, basato sul poco che sappiamo del mondo. Praticamente gli studi sulla nutricola stanno facendo capire agli scienziati cosa significa bottone di ripristino.
Perché dovete sapere che questa medusa, con un'azione chiamata di transdifferenziazione, quando sente di essere arrivata in fondo alla propria vita, sapete che fa? Regredisce alla sua forma neonatale, ringiovanendo le proprie cellule tramite meccanismi evolutivi ormai noti, e viene letteralmente chiamata medusa immortale perché letteralmente è immortale, non è un soprannome, nel vero senso del termine. Si tratta di un ciclo infinito, ok? E dovremmo cercare di capire in che modo applicare questa transdifferenziazione cellulare alla biologia umana. Queste evidenze scientifiche, sai cosa dimostrano? Dimostrano che negli esseri viventi presenti sul pianeta Terra esiste una copia di backup delle informazioni sulla giovinezza memorizzate nel corpo, copia di backup che va studiata e utilizzata. La chiamano la teoria dell'informazione dell'invecchiamento e parliamo di una perdita di informazioni che spinge le cellule che invecchiano a dimenticare come funzionano, a dimenticare che tipo di cellule sono e così via. Ma adesso, a quanto pare, gli scienziati del club di Sinclair possono attingere da un interruttore di ripristino che letteralmente ripristina la capacità della cellula di leggere di nuovo correttamente il genoma, come se fosse giovane. E per semplificare al massimo questi ultimi 4 minuti, prove replicabili in laboratorio ringiovanendo dei topi hanno mostrato che esistono abbastanza evidenze scientifiche per dire pubblicamente che invertire l'invecchiamento è possibile. E non solo, attenzione perché bottone di ripristino non significa semplicemente che porti indietro l'invecchiamento cellulare, ma anche che quando comincia ad avanzare nuovamente, ripeti semplicemente il processo di cura. Cioè, voglio dire, parliamo forse di immortalità biologica? Attenzione, perché se approfondite questo video vi accorgerete che ci siamo più vicini del previsto. E tu, che idea ti sei fatto? Tradizionalista al massimo, accetti il naturale scorrere della vita che inevitabilmente ti porterà al decadimento totale della tua biologia, aumentando i fattori di rischio per quanto riguarda tutta una serie di malattie potenzialmente mortali, oppure sei favorevole alla ricerca in questo campo? Fammelo sapere in un commento. Lascia un pensiero nell'apposita sezione commenti che poi io passo e leggo. Per oggi, cari signori, è tutto. Come sempre vi invito ad approfondire perché, insomma, il discorso è immenso e ho semplicemente cercato di realizzare un curato e dettagliato riassunto, ma come dico sempre alla fine di ogni mio video, non ti fermare a quello che dico io e cerca di approfondire ogni tema come meglio credi. Io intanto vi ringrazio per essere stati con me, vi invito, qualora il video fosse stato di vostro gradimento, a lasciare un like, un semplice like, per aiutare il posizionamento del video nei consigli di YouTube, e vi mando un abbraccio. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!